Bentornati sul canale, dalla Fara, da Fuz e da Zelda sulla finestra. Oggi parliamo di le facce dei Longobardi. Quale aspetto avessero i Longobardi? Bene, innanzitutto, come sempre, bentornati e mi raccomando iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina, è un grande aiuto per noi. Se voleste aiutarci di più, in descrizione trovate sempre il link a Patreon per diventare nostri mecenati, avere dei contenuti esclusivi e poter richiedere un video a tema. Vi ricordo anche che Facebook e Instagram sono ottimi strumenti per seguirci e poter vedere gli aggiornamenti dei nostri lavori in tempo reale, mentre su YouTube ovviamente c'è tutta la produzione, la post-produzione, il montaggio e tutti gli aspetti legati anche alla preparazione dei video che rallentano la comunicazione con voi. Bene, veniamo all'argomento di oggi. Parlavamo quindi dei tentativi di ricostruzione del viso e dell'aspetto in generale dei Longobardi, che nell'ultimo mezzo secolo o qualcosa di più si sono susseguiti parallelamente all'evoluzione delle scienze antropologiche. Ecco quindi che dobbiamo aprire una piccola parentesi. La ricostruzione dei volti è solo una parte del lavoro antropologico sugli scheletri longobardi. In particolare dobbiamo anche sottolineare il fatto che in Italia si distingue fra antropologia fisica e antropologia culturale. La seconda, l'antropologia culturale, è quella che studia i costumi, i sistemi di pensiero, le tradizioni, i modi di vedere il mondo di determinate popolazioni. Io ad esempio ricordo con grande affezione l'esame di antropologia culturale all'Università degli Studi di Udine col professor Gri e i suoi meravigliosi studi sulle civiltà alpine. Ecco che però ovviamente in un contesto come quello non prendevamo in considerazione l'analisi delle ossa e dei sembianti di queste popolazioni, ma piuttosto il loro sistema di credenze e di visione del mondo. Cosa diversa è l'antropologia fisica. L'antropologia fisica non pare piacere particolarmente a Zelda. Zelda, non ti piace l'antropologia fisica? Ok, è offesa e se n'è andata. Dicevamo, l'antropologia fisica è quella che invece prende in considerazione l'essere umano nella sua fisicità e, per quello che riguarda poi la sua commistione con l'archeologia, soprattutto nell'apparato osseo e in quello che questo apparato può raccontarci. Come tutte le scienze legate allo studio dell'uomo, nell'ultimo secolo e mezzo, due, l'antropologia e l'archeologia, che all'antropologia chiedeva alcune informazioni, hanno subito delle evoluzioni legate alla storia, soprattutto del continente europeo. Pausateino. È finalmente arrivato dicembre, le temperature sono decenti, si sta bene, si può bere un bel tè caldo. Forse un pochino troppo caldo ancora. Dicevamo, l'antropologia è una scienza giovane, nasce nell'Ottocento più o meno, e viene ovviamente fortemente influenzata e influenza le correnti di pensiero, le correnti politiche che fra la seconda metà dell'Ottocento e la prima metà del Novecento caratterizzano la storia europea. Non credo che serva a nessuno sottolineare come una scienza che attraverso lo studio delle ossa vuole determinare le caratteristiche di una popolazione possa venire fraintesa dal punto di vista nostro contemporaneo o utilizzata dal punto di vista del passato per sottolineare alcune teorie, in particolare ovviamente le teorie di stampo razzista. Signor Google, non mi strike il video, sto parlando di storia, non sto parlando di politica attuale. E ovviamente lo studio delle popolazioni barbariche in Germania e in Italia ha avuto trend differenti. In Germania si tendeva ovviamente a sottolineare le caratteristiche delle genti germaniche, degli Ari, e ipotizzare la loro superiorità, mentre in Italia in un secondo momento si tende a sottolineare le caratteristiche delle genti mediterranee. Ecco che la questione longobarda si colloca esattamente nel mezzo, essendo una popolazione germanica che però colonizza
e rimane nel tessuto storico, sociale ed etnico dell'Italia. Gli studi più antichi al nostro occhio contemporaneo interessano molto poco, perché poco hanno da dire rispetto a quelle che poi sono le informazioni che le scienze e le discipline hanno acquisito nei decenni successivi. Resta affascinante il percorso se lo si guarda da un punto di vista strettamente di storia della scienza, inquietante se pensiamo alle applicazioni che ha avuto. Volendo guardare all'evoluzione degli ultimi 60-70 anni, quella del secondo dopoguerra, è in particolare a cavallo degli anni 60 che si concretizza il lavoro di un antropologo ungherese, il professor Kingsley, che per primo tenta di ricostruire i volti longobardi. Griselda? Griselda? Basta! Le indagini del suddetto professore prendono in realtà a partire da un campione piuttosto limitato di necropoli longobardi indagate. Alcune erano state indagate in antico anche per l'epoca, pensiamo alle necropoli di Casteltrosino Nocera Umbra o a quelle originariamente ritrovate a Cividale, ricordiamo le prime necropoli indagate in maniera sistematica in Italia nell'Ottocento. Ecco che quindi erano scavi antichi. C'erano poi scavi più recenti e mancavano tutti ovviamente gli scavi dei decenni successivi. Pare poi che le analisi condotte dal professore avessero un peccato originale, se vogliamo, cioè il professore aveva una teoria secondo la quale i Longobardi dovevano essere parte di una tipologia fisica germanica di un certo tipo. Non entriamo nello specifico, ma diciamo che per tutta la prima metà del Novecento e anche per il terzo quarto le misurazioni craniche andavano a identificare delle tipologie di popolazione. Ecco che il professor Kingsley sembra, da chi ha analizzato le sue opere, aver voluto analizzare a sua volta solo scheletri che corrispondessero a quella che secondo lui era la tipologia germanica che doveva appartenere alla popolazione longobarda. E questo ovviamente falserebbe tutti i dati a sua disposizione. Resta comunque il fatto che sia stato il primo a studiare le ossa in maniera sistematica, anche con un occhio extra italiano e quindi con una comparazione nell'ultima fase delle migrazioni, che poi sarà quello che ancora oggi gli archeologi, gli antropologi e i genetisti fanno proprio con lo stesso obiettivo, cioè ricostruire i movimenti delle popolazioni e le loro identità con la I minuscola, senza voler scivolare in strafalcioni politico-ideologici. Le ricostruzioni ovviamente proseguono, come prosegue la ricerca antropologica, il distacco dalle ideologie del passato e l'affiancamento con invece le discipline scientifiche sempre più moderne e con grandi possibilità di indagine. Ecco che negli scavi di San Mauro, Cividale, e ormai siamo negli anni 90 del XX secolo, vengono ricostruiti i due volti, uno maschile e uno femminile, di due inumati. Anche in questo caso gli antropologi cercano di ricondurli comunque a delle tipologie di fenotipo, cioè di aspetto esteriore, che possa essere collocabile nel contesto delle popolazioni che oggi conosciamo, e vanno in effetti a assomigliare molto a delle tipologie che noi tendiamo ancora adesso a rapportare con il mondo nord europeo. Gli studi più recenti a nostra disposizione e che siano anche pubblicati fanno riferimento in realtà alla popolazione longobarda dell'attuale regione italiana amministrativa della Lombardia. Ecco che in questo caso lo studio degli antropologi ha fatto riferimento alle ricerche più recenti, si è appoggiato al laboratorio Labanov, un laboratorio di antropologia forense legato all'Università Milanese e di cui tra l'altro vi ricordo esiste un meraviglioso podcast su Radio 3, se trovo il link ve lo lascio in descrizione, se no provate a cercarlo voi su Rai Play Sound. Vi ricordo che la Rai è ancora gratuita in questo paese, tolta la questione del canone, quindi basta registrarsi al sito per poter ascoltare qualsiasi cosa. Ecco, tolta questa parentesi,
E nelle indagini fatte su questa fetta di popolazione longobarda abbiamo sia delle ricostruzioni del volto, sia un confronto con le altezze. Mi spiego, non è che negli scavi precedenti, nei riferimenti che facevo in precedenza, non ci fosse un'attenzione alle stature in vita della popolazione indagata nelle necropoli. È solo che, tolto il caso di San Mauro, che è molto interessante, più recente ma limitato nei numeri, e quelli più antichi in realtà ovviamente facevano riferimento a un bacino molto ristretto. Ecco quindi che invece avere il bacino dell'intera regione Lombardia fino al 2010-2011, se non sbaglio, quantomeno la pubblicazione si ritrova in un grande tomo sulle necropoli longobarde proprio del 2011, e con le tecniche moderne permette uno sguardo più di insieme e statisticamente più rilevante. Ecco che in questo sguardo più rilevante si osserva come all'arrivo della popolazione longobarda, e in particolare la popolazione longobarda, porti con sé un'altezza media relativamente più alta rispetto a quella sia della popolazione romana precedente, ma anche a quella della popolazione coeva, ma non riconosciuta dall'insieme dei corredi, dall'insieme delle tipologie funerarie, come longobarda. Parrebbe quindi confermarsi quell'antica consuetudine secondo cui i longobardi erano più alti della popolazione autoctona che si trovava in Italia. Ricordiamo peraltro che la Gallia Cisalpina, cioè l'Italia del Nord, non era sicuramente un bacino di purezza dal punto di vista delle tipologie pseudo-mediterranee. La grande storia romana, i precedenti alla storia romana, il substrato paleoveneto, celtico, e poi tutti i movimenti legati al tardo impero, alla grande partecipazione di germani nell'esercito. Sicuramente la popolazione della Gallia Cisalpina non può venire idealizzata come un prototipo di popolazione mediterranea. Resta il fatto che queste popolazioni di origine migratoria, questi longobardi, sono più alti dei loro coevi. In particolare poi la cosa interessante è che non sembra si possa fare riferimento a un miglior tenore di vita, perché generalmente in questo momento, per quanto i longobardi siano chiaramente la classe dirigente, quindi quella che meglio può trattarsi, c'è un abbassamento del tenore di vita. Abbiamo già parlato del famoso peggior anno della storia in cui essere in vita, della piccola era glaciale alto medievale, delle carestie, delle pestilenze, quindi sicuramente non era un periodo più facile in cui vivere, eppure nel loro caso l'altezza è leggermente più alta. Questo però ovviamente non ci permette di delineare un identikit del longobardo, non come piaceva fare la storiografia otto-novecentesca che li voleva tutti biondi, alti e pelosi. Resta il fatto che però i dati a nostra disposizione dimostrano come appunto queste popolazioni avessero probabilmente una continuità con le popolazioni dell'area germanica da cui provenivano e una differenziazione rispetto alle popolazioni con cui venivano a contatto nel territorio italiano. Sono recenti gli studi che abbiamo già citato più volte sul DNA che mostrano come la migrazione longobarda, quantomeno nelle ultime sue fasi, quella dall'area pannonica, l'attuale Ungheria, all'Italia del Nord, ecco che mostra appunto una tendenza a non mischiarsi dei ceppi, cioè i longobardi che migrano tendono per alcune generazioni a rimanere fra longobardi, dimostrando quindi un'identità tutt'altro che flebile. Ecco che forse in questa identità strutturata e un po' più stabile di quello che gli storici della fine del Novecento e dei primi anni 2000 volevano vedere, ecco che in questa identità appunto un po' più forte forse si cela anche la continuità di alcune caratteristiche somatiche, lungi da noi voler parlare ovviamente di razze umane. La scienza ormai ha dimostrato abbondantemente che esse non esistono, che ne esiste una sola. Resta molto interessante però utilizzare gli strumenti della scienza contemporanea e di quella a venire per poter ricostruire i movimenti delle varie popolazioni umane che questo sì, si sono differenziate in secoli in cui il mondo era molto più grande di quello che è adesso. Non dobbiamo infatti dimenticare che
per quanto per noi oggi sia facile spostarsi da un posto all'altro in aereo o nelle immediate vicinanze con i mezzi pubblici, con l'automobile, eccetera, la mobilità del mondo antico era qualcosa di diverso e che quindi in effetti caratteristiche fenotipiche proprie di una popolazione si caratterizzano per essere molto più conservative di quello che succede oggi, di quello che probabilmente succederà in domani. E quindi ricostruire questi movimenti ci permette di comprendere come queste popolazioni si siano formate, mischiate e siano cambiate negli anni. I nostri Longobardi quindi erano un po' più alti della popolazione che si trovava in Italia prima del loro arrivo, avevano forse un aspetto che poteva ricordare più il mondo transalpino rispetto a quello mediterraneo e sicuramente portavano con loro un'identità culturale di cui erano consapevoli, tanto da non volersi mischiare al resto della popolazione. Bene, speriamo di avervi interessato un po'. Sappiamo che questo video potrebbe dare adito a 1000 domande e 1000 curiosità. Tendiamo sempre però a fare video brevi perché il format di YouTube favorisce questo genere di video. Ma voglio farvi una domanda e lasciatemi commenti in descrizione. Vi piacerebbe una diretta? Una diretta su YouTube una sera qualsiasi per poter parlare in libertà, rispondere alle domande, eccetera. Bene, intanto grazie di tutto e mandi!